Buon pomeriggio a tutti e benvenuti su BravoCast Italiano. Sono Stefano e oggi siamo qui per parlare di qualcosa di molto importante per tutti voi che state imparando l'italiano. Buon pomeriggio, sono Angela e sono felicissima di essere qui con voi oggi. Stefano, di cosa parliamo esattamente? Ho una piccola idea, ma voglio sentire da te come hai pensato di introdurre l'argomento di oggi. Allora, Angela, quante volte hai sentito qualcuno dire studio italiano da anni, capisco tutto, ma quando devo parlare mi blocco completamente? È una situazione che tanti conoscono bene, vero? Oh sì, assolutamente. Anche io, quando studiavo una nuova lingua, avevo lo stesso problema. Leggevo, capivo, ma al momento di aprire la bocca, silenzio totale, come se le parole sparissero da un momento all'altro. Esatto. E oggi vogliamo parlare proprio di questo. Come trasformare tutto quello che sai sull'italiano in vera conversazione. Non solo grammatica e vocabolario nella testa, ma parole che escono dalla bocca in modo naturale e fluido. Mi piace tantissimo questo argomento perché è qualcosa di pratico, qualcosa che può aiutare davvero. Stefano, tu hai qualche esperienza personale con questo tipo di blocco quando parli una lingua straniera? Certo che sì. Ricordo quando cercavo di parlare in francese durante un viaggio a Parigi. Sapevo le parole, avevo studiato, ma mi sentivo come paralizzato ogni volta che dovevo ordinare qualcosa al bar. Alla fine indicavo il menù invece di parlare. Che figura! Ah ah ah! Capisco benissimo quella sensazione. È come avere tutti gli ingredienti per cucinare un piatto delizioso, ma non riuscire ad accendere il fuoco. I saperi ci sono, ma manca qualcosa per metterli in azione. Che bella immagine, Angela. E allora oggi parliamo proprio di come accendere quel fuoco. Il primo punto è questo. Molti studenti di italiano aspettano di essere pronti al 100% prima di parlare. Ma aspettare la perfezione è il modo migliore per non parlare mai. Verissimo. Io lo chiamo il paradosso della perfezione. Più vuoi essere perfetto, meno parli. E meno parli, meno migliori. È un circolo vizioso che bisogna rompere il prima possibile. E come si rompe questo circolo? Semplice. Si inizia a parlare anche quando si sa di fare errori. Gli errori non sono il nemico dell'apprendimento, anzi sono i migliori insegnanti che esistano. Pensate a un bambino che impara a sabara a camminare. Cade 100 volte, ma non smette mai di provarci. Non pensa, aspetto di essere sicuro prima di fare un passo. No! Si alza e riprova. Ecco, noi dobbiamo fare lo stesso con il parlato. Bellissimo esempio, Angela. E a proposito di questo, vogliamo fare una domanda a voi che ci ascoltate. Quante volte vi siete bloccati quando dovevate parlare italiano, anche se sapevate le parole giuste? Scrivete nei commenti. Vogliamo sapere la vostra esperienza. Sì, raccontateci tutto. E ora parliamo di qualcosa di concreto. Cosa può fare esattamente una persona per iniziare a trasformare la conoscenza passiva in parola attiva? La prima cosa che suggerisco sempre è questa. Smettila di tradurre nella tua testa. Questo è uno degli errori più comuni. Quando pensi in italiano, parli in italiano. Quando prima pensi nella tua lingua e poi traduci, perdi tempo e fluidità. E lo so, all'inizio sembra impossibile. Come faccio a pensare in una lingua che non conosco ancora bene? Ma il segreto è iniziare in piccolo. Non cercare di pensare un'intera frase in italiano subito. Inizia con parole singole. Esattamente, quando vedi una sedia pensa subito sedia. Quando vedi un cane per strada pensa cane. Quando hai fame pensa ho fame. Piccoli passi che costruiscono un grande cambiamento. Mi piace molto questa tecnica. È semplice, ma molto potente. E si può fare ovunque, a casa, al lavoro, per strada. Non hai bisogno di libri o applicazioni. Basta la mente e la volontà di cambiare abitudine. Perfetto, e il secondo consiglio pratico è questo.
Parla ad alta voce anche quando sei solo. Molte persone studiano in silenzio, leggono in silenzio, pensano in silenzio, ma la bocca ha bisogno di fare pratica tanto quanto la mente. Sì, io faccio questo spesso. Parlo con me stessa in italiano mentre cucino, mentre guido, mentre faccio le pulizie. All'inizio mi sembrava un po' strano, ma poi ho capito che funziona davvero. I muscoli della bocca devono imparare i suoni nuovi. Esattamente. E poi c'è qualcosa che aiuta moltissimo, parlare con oggetti, descrivi quello che vedi intorno a te. E questo è un tavolo marrone, sopra al tavolo c'è una tazza di caffè, la finestra è aperta e fuori c'è il sole. Semplice, no? Semplice ma efficacissimo. È una tecnica che si chiama running commentary, cioè un commento continuo, come se fossi un giornalista che descrive la sua giornata. E più lo fai, più le parole diventano automatiche. Angela, parliamo anche di un aspetto molto importante, la paura del giudizio. Tante persone non parlano perché hanno paura di fare brutta figura davanti agli altri. Come si supera questa paura? Ah, questa è una domanda bellissima e molto importante. La paura del giudizio è forse il blocco più grande che esiste nell'apprendimento delle lingue. E ti dirò una cosa, questa paura non scompare mai completamente, ma si può imparare a gestirla. Prima di tutto bisogna ricordare una cosa fondamentale. Le persone che ti ascoltano mentre parli una lingua straniera non ti stanno giudicando negativamente. Al contrario, la maggior parte delle persone ammira chi fa lo sforzo di parlare una lingua diversa dalla propria. È vero, quando un turista straniero cerca di parlare italiano con me, anche se fa tanti errori, mi fa sempre una grande impressione positiva. Mi dico, wow, che coraggio, che impegno. Non penso mai, che errori orribili. Esatto. E la seconda cosa è questa. Gli errori grammaticali non impediscono la comunicazione. Se dici io andare al mercato ieri, invece di sono andato al mercato ieri, la persona capisce comunque. La comunicazione funziona. Giusto. La perfezione grammaticale arriva con il tempo e con la pratica. Ma la comunicazione vera e spontanea inizia molto prima della perfezione. Questo è il punto chiave che vogliamo condividere con voi oggi. E ora vogliamo fare un'altra domanda ai nostri ascoltatori. Secondo voi è più importante capire perfettamente l'italiano o riuscire a comunicare anche con qualche errore? Lasciate la vostra opinione nei commenti. Sì, e mentre aspettiamo i vostri commenti, parliamo di una tecnica che amo molto, l'imitazione. Stefano, puoi spiegare come funziona? Certo, l'imitazione è una tecnica potentissima, si tratta di ascoltare un parlante madrelingua e poi cercare di ripetere quello che ha detto, cercando di copiare non solo le parole, ma anche il tono, il ritmo, la musica della lingua. Ah sì, la musica della lingua. Ogni lingua ha la sua melodia, il suo ritmo particolare. L'italiano è una lingua molto musicale, molto espressiva. Le parole salgono e scendono, si allungano e si accorciano. È quasi come cantare. Esattamente, e quando imiti un madrelingua non impari solo le parole, impari tutto il pacchetto, la pronuncia, l'intonazione, le pause, le espressioni. È come installare un sistema operativo italiano nella tua mente. Mi piace questa metafora. E una volta che questo sistema è installato, le parole iniziano a venire fuori in modo più naturale, senza dover pensare troppo a ogni singola parola. Esatto, e c'è anche un aspetto emotivo importante nell'imitazione. Quando imiti qualcuno che parla in modo fluido, inizi a sentirti anche tu più sicuro. Ti metti nei panni di qualcuno che parla bene e piano piano quella sicurezza diventa tua. Sai cosa? Io facevo esattamente questo quando guardavo i film italiani. Mettevo i sottotitoli in italiano, non in inglese, e cercavo di ripetere le frasi dopo i personaggi. All'inizio era difficile, poi è diventato quasi un gioco. I film sono uno strumento meraviglioso e non solo i film. Anche le serie televisive, le canzoni, i podcast, i video su YouTube.
Tutto il materiale autentico, creato da italiani per italiani, è oro puro per chi vuole imparare a parlare. E la cosa bella dei film e delle serie è che senti l'italiano in contesto, non frasi isolate da un libro di testo, ma conversazioni vere, con emozioni, con situazioni di vita reale. Stefano, voglio toccare un altro punto che mi sembra molto importante, la routine. Quanto è importante avere una routine di pratica parlata nella vita di tutti i giorni? Importantissima. Non serve studiare 5 ore una volta alla settimana. Molto meglio praticare 20 minuti ogni giorno. La costanza batte sempre l'intensità sporadica. E questa routine non deve essere noiosa. Io ho una routine mattutina che amo. Mentre preparo il caffè, parlo ad alta voce in italiano. Descrivo quello che faccio, cosa penso, com'è il tempo fuori. Che bella idea. Sai cosa mi piace di questa routine? È collegata a qualcosa che già fai ogni giorno. Non devi trovare un momento extra nella tua giornata. Usi il tempo che già hai per praticare la lingua. Dopo qualche settimana, il caffè mattutino e l'italiano diventano inseparabili. È come un piccolo piacere quotidiano. Un'altra domanda per voi che ci ascoltate. Avete già una routine di pratica dell'italiano? Ci fate sapere nei commenti come praticate ogni giorno. Ogni idea è utile per tutti nella nostra comunità di Bravocast Italiano. Sì, adoro leggere i vostri commenti. E ora, Stefano, parliamo di qualcosa che so che molti trovano difficile. Trovare qualcuno con cui parlare in italiano. Non tutti hanno amici italiani o vivono in Italia. Questo è un problema reale per molti studenti, ma oggi, grazie alla tecnologia, le possibilità sono tantissime. Ci sono applicazioni e siti web dove puoi trovare partner di scambio linguistico. Tu aiuti qualcuno a imparare la tua lingua e loro ti aiutano con l'italiano. Questo è uno scambio bellissimo. Impari non solo la lingua, ma anche la cultura e la mentalità di un'altra persona. È arricchente in tutti i sensi. E poi ci sono le comunità online, gruppi sui social media, forum, chat dove puoi interagire in italiano con persone da tutto il mondo. Non devi necessariamente parlare con un madrelingua. Anche parlare con altri studenti avanzati è molto utile. L'importante è usare la lingua, non importa con chi. E nella vita reale, se abiti in una città, probabilmente ci sono ristoranti italiani, negozi gestiti da italiani. Quelle sono tutte opportunità per praticare. E c'è sempre la possibilità di pianificare un viaggio in Italia. Vivere, anche solo per poco tempo, in un paese dove si parla la lingua che stai imparando è la spinta più grande che puoi dare al tuo apprendimento. È vero, quando sei circondato dalla lingua 24 ore su 24, il tuo cervello non ha altra scelta che adattarsi. All'inizio è faticoso, ma dopo pochi giorni inizi a capire sempre di più e la bocca inizia a sciogliersi. E anche se non puoi andare in Italia fisicamente, puoi creare una mini immersione a casa tua. Cambia la lingua del tuo telefono in italiano. Guarda le notizie in italiano. Ascolta la radio italiana. Circondati della lingua il più possibile. Ottimi consigli, Stefano. E parliamo anche di un aspetto psicologico molto importante, la motivazione. Come si mantiene alta la motivazione nel lungo periodo? Il segreto è capire profondamente perché stai imparando l'italiano. Non solo perché mi piace, ma qualcosa di più personale. Per esempio, voglio parlare italiano perché ho radici italiane e voglio sentirmi più vicino alla mia famiglia. Oppure, mi sono innamorato di qualcuno che parla italiano. Quando il perché è forte, i momenti difficili si superano più facilmente. Sì. E un altro trucco per mantenere alta la motivazione è celebrare i piccoli progressi. Non aspettare di essere fluente per essere soddisfatto di te stesso. Ogni nuova parola usata in conversazione, ogni frase completata senza bloccarti, è una vittoria da celebrare. Enorme differenza questo atteggiamento. E sai cosa può aiutare molto? Tenere un diario dei progressi. Ogni settimana scrivi 3 cose nuove che hai imparato a dire in italiano
e rileggi questo diario nei momenti di scoraggiamento. Bellissima idea. Vedere in forma scritta quanto hai progredito è molto motivante. È la prova concreta che il tuo impegno sta dando frutti. E ora, un'ultima cosa importante, il rapporto tra ascolto e parlato. Molti pensano che per parlare bene una lingua bisogna prima ascoltarla tanto, è vero? In parte sì, l'ascolto è la base. Prima di poter produrre i suoni correttamente, devi averli sentiti molte volte. Il cervello ha bisogno di sentire la lingua per poi essere capace di riprodurla. Vero? Ma se ascolti senza mai provare a parlare, rimani sempre in modalità passiva. L'ascolto attivo, cioè ascoltare con l'intenzione di ripetere e imitare, è molto più efficace dell'ascolto passivo. Ascoltare in modo attivo significa che quando senti qualcuno parlare italiano non fai solo scorrere le parole nella testa, ma ti fermi, ripeti, provi a imitare il suono. Fai lavorare la bocca, non solo le orecchie. E questo tipo di ascolto attivo può trasformare qualsiasi momento della giornata in una sessione di pratica. Sei in macchina? Ascolta un podcast italiano e ripeti le frasi ad alta voce. Fai una passeggiata? Ascolta una canzone italiana e canta con lei. Adoro l'idea di cantare. La musica è uno strumento incredibile per imparare una lingua. Le parole in una canzone si fissano nella memoria in modo molto più forte delle parole in una lista di vocaboli. E poi cantare è divertente. Assolutamente. E per un adulto che impara l'italiano, le canzoni italiane sono un tesoro. Dal pop moderno alla musica tradizionale ce n'è per tutti i gusti. E ora, un'ultima domanda per voi prima di concludere. Qual è stata la vostra esperienza più bella o più divertente mentre cercavate di parlare italiano? Magari un errore divertente che avete fatto o un momento in cui avete capito che stavate migliorando davvero? Raccontateci tutto nei commenti. Adoro questa domanda. Sono sicuro che ci saranno storie bellissime. E ora facciamo un piccolo riassunto dei punti chiave di oggi. Perfetto. Il primo punto, non aspettare la perfezione per iniziare a parlare. Inizia subito, anche se fai errori. Gli errori sono i tuoi migliori insegnanti. Secondo punto, smetti di tradurre nella tua testa. Inizia a pensare direttamente in italiano, anche solo per parole singole. Piano piano questo diventerà naturale. Terzo punto, parla ad alta voce anche quando sei solo. Descrivi quello che vedi, quello che fai, quello che pensi. La bocca ha bisogno di fare pratica quanto la mente. Quarto punto, usa la tecnica dell'imitazione, ascolta parlanti madrelingua e cerca di copiare non solo le parole, ma il ritmo, il tono, la musica della lingua italiana. Quinto punto, crea una routine di pratica quotidiana. Non tante ore una volta alla settimana, ma pochi minuti ogni giorno. La costanza è la chiave del successo. Sesto punto, cerca opportunità di parlare, partner di scambio linguistico, comunità online, ristoranti italiani, viaggi in Italia. Usa tutte le risorse che hai a disposizione. E settimo punto, mantieni alta la motivazione ricordando il tuo perché. Perché stai imparando l'italiano? Tieni questa risposta sempre vicina, specialmente nei momenti difficili. E forse il punto più importante di tutti, goditi il viaggio. L'apprendimento di una lingua è una delle esperienze più belle e arricchenti che un essere umano possa fare. È aprire una finestra su un mondo nuovo, su una cultura nuova, su un modo di vedere la vita tutto nuovo. Bellissimo, Stefano! Hai riassunto tutto in modo perfetto. L'italiano è una lingua meravigliosa, con una storia ricca, una letteratura straordinaria, una musicalità unica. Ogni volta che parlate italiano state toccando qualcosa di molto bello e molto antico. Noi di Bravocast Italiano siamo qui per accompagnarvi in questo viaggio. Passo dopo passo, parola dopo parola, frase dopo frase. Grazie di cuore a tutti voi che ci ascoltate oggi. Il vostro impegno e la vostra passione per l'italiano ci motivano ogni giorno a fare meglio e a creare contenuti sempre più utili per voi.
Grazie davvero. E se questo episodio vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e condividete Bravocast Italiano con qualcuno che sta imparando l'italiano. Ogni condivisione ci aiuta tantissimo e ci permette di continuare a creare contenuti gratuiti per voi. E ora ci congediamo con un arrivederci caloroso e pieno di affetto. Buon pomeriggio a tutti e a presto su Bravocast Italiano. Continuate a studiare, continuate a parlare, continuate a sognare in italiano. Noi saremo sempre qui con voi. Buon pomeriggio, cari amici. E ricordate, ogni parola che imparate oggi è un passo in più verso la versione di voi stessi che parla italiano con sicurezza e con gioia. A presto!